Oggi voglio fare un video diverso dal solito e sono orgoglioso di farvi vedere un'auto italiana costruita interamente a Torino, quindi vicino a me, la mia città, e ve la voglio presentare anche se purtroppo non è una grandissima giornata e anzi è una brutta giornata, ma non posso dire dell'auto, l'auto la trovo veramente molto bella e andiamo a vederla nei dettagli perché vi assicuro che rimarrete stupiti. Ed eccola qua, Fiat 500 elettrica. Fiat 500, già il nome 500 è un'icona per tutto il mondo, ma con questa motorizzazione elettrica devo dire che l'ha solo migliorata in tutti i lati e adesso vi faccio vedere e vi spiego i motivi. Partiamo dal muso. Beh, la macchina la trovo stupenda, questi gruppi ottici come potete vedere con questo faro incassato nel cofano che poi vi farò vedere, la scritta 500 ovviamente per il simbolo, l'icona che vi dicevo prima, e come vedete questa griglia bucata che sulle auto elettriche non ce ne sono tante, di solito sono chiuse, ma qua l'hanno fatta, si è aperta per raffreddare sì il climatizzatore, ma allo stesso tempo per evitare che sia troppo pacchiana. Fosse stata chiusa probabilmente era troppo pacchiana, in questo modo devo dire che invece è veramente bella, ma veramente molto bella anche il gruppo ottico come vedete qua di posizione, ma la cosa più bella che vi farò vedere sono le frecce, queste frecce che sporgono come vedete, che sembra un po' una pinna di un pesce che va a congiungere poi con la cromatura. Io la trovo veramente bellissima. Guardandola lateralmente come vedete una cosa che si nota a volte è la cromatura e questa maniglia fatta in un modo strano perché non è una classica maniglia, ma bensì basterà inserire la mano e all'interno c'è un tasto dove noi la possiamo aprire e questo pulsantino che vedete sopra servirà per chiuderla. Molto belli anche i cerchi fatti a raggi, a me piacciono molto. Altra particolarità, come vedete dietro, i fari non hanno più il colore della carrozzeria ma sono stati aggiornati con appunto inserendo altre illuminazioni e devo dire che tutto sommato a me piacciono più in questo modo qua. Poi come si vede, e oltretutto anche qua vedete che anche delle luci qua sotto, come si vede lateralmente muso e anche posteriormente come vedete da qua è una macchina che vedete sembra una 500 molto muscolosa, a me piace veramente un sacco per questo motivo qua. Da questo lato qua non poteva mancare la ricarica che abbiamo una ricarica classica Mennekes tipo 2 e quella per corrente continua, ma ve la spiego a fine video come tutti i miei video, così vi do i tempi di ricarica e il resto. Quello che mi piace tanto di quest'auto sono i piccoli dettagli, un esempio anche la scritta come vedete qua 500, questo 500 sul faro, ok, e vi faccio vedere anche l'interno che ha molti dettagli e quello che è bello di questa auto è che ha tante cose tutte funzionali, tutte dettagliate e semplicità di guida che adesso andremo a scoprire. Notiamo anche un altro dettaglio, ad esempio i pistoncini per tirare su il cofano. Ci sono due versioni di motorizzazione e di pacco batterie. Quello più piccolo da 24 kW con una potenza del motore da 70 kW e con un'autonomia di 170 km circa e un'accelerazione da 0 a 100 in 9 secondi e 5 con una velocità massima di circa 130 all'ora. Quella che sto provando io ha una batteria da 42 kW che ci consente di fare circa 320 km, anche 400 se la usiamo ovviamente in ciclo urbano. Potenza di motore 87 kW, 150 km orari di velocità massima e da 0 a 100 in 9 secondi. Ringrazio la concessionaria Nuova Auto Alpina di Ivrea in questo caso che mi ha dato la possibilità di fare la prova. Andate lì che potrete provarla anche voi e così vedrete se vi piace. Secondo me vi piace. Vediamo all'interno com'è. Allora le rifiniture devo dire che sono veramente belle, come sono belli i pulsanti come vedete moderni, come soprattutto questo degli specchietti e l'apertura della porta che è elettrica, ma
non preoccupatevi, se per caso non funziona possiamo aprire con il tasto di emergenza, in ogni caso scendiamo sempre. E poi guardate l'interno devo dire che è veramente bello, con questo grande schermo che vedete lì, sembra un gigantesco telefono messo in orizzontale, con il volante dove riprende un po' lo stile della 500 degli anni passati, con solo 2 razze. All'interno troviamo un bellissimo display, sempre stile e forma 500, dove noi lo possiamo veramente modificare in tantissimi modi. È veramente molto bello. Com'è bello questo monitor che vedete qua grande, e la cosa bella di questo che possiamo, come vedete, veramente come un telefonino, se noi teniamo premuto possiamo, vedete, spostare, modificare, fare veramente un sacco di cose. Ecco qua, è bello perché comunque sia ha veramente di tutto di più, un po' come un telefonino, vedete, dove ha le varie cose, quindi possiamo anche vedere il meteo, i tasti messi in una posizione molto comoda, come vedete qua, che sono tutti quelli del climatizzatore, e come vedete qua abbiamo quelli del cambio. In questa parte abbiamo il bracciolo che possiamo farlo scorrere, abbiamo qua un tendino dove abbiamo un 12 volt oltre un USB, e come vedete abbiamo qua per poter modificare la guida, che dopo vi spiego, il freno a mano, e questo possiamo accendere e spegnere e alzare e abbassare il volume della radio senza accendere con la chiave la macchina. Quindi se noi siamo parcheggiati senza girare, diciamo schiacciare il pulsante dell'auto come si fa normalmente, schiacciando questo ci accende solo l'infotainment. Cosa carina anche, come dicevo, studiate in tutti i modi. Vedete, tirando giù qua abbiamo anche il portabicchieri. Altra cosa furba, abbiamo un caricatore wireless dove vediamo anche che ci sono le immagini di Torino, vedete che sta caricando la luce blu, e devo dire che è grande anche per i telefoni di grandi dimensioni, oltre all'USB che abbiamo qua. Per accedere dietro, vabbè, solita procedura, tiriamo giù lo schienale, e come vedete sì, è piccolino, ma ovviamente è una 500, quindi devo dire che comunque in 4, non 4 grandi, ci stanno tranquillamente. Mentre davanti devo dire che si sta veramente molto molto comodi, perché veramente è molto spazioso. Guardate che è molto bella questa, addirittura ha anche il tetto vetrato che si può anche chiudere in questo modo. Ecco qua, vi faccio una panoramica così che riuscite a vederla. Devo dire che a me piace veramente tanto, bella perché vedete è spaziosa e molto ordinata, abbastanza capiente il bagagliaio per l'auto. Sotto abbiamo il cavo di ricarica, mentre molto comodo è l'apertura, e togliamo il tutto. Come vedete comunque abbiamo a disposizione già un bel carico. Schiacciamo il pulsante, si avvia come vedete, e abbiamo i nostri tasti parking, rear, neutral e direct. Quindi semplicemente basta schiacciare il tasto dove noi dobbiamo andare, in questo caso devo andare in avanti, e quindi proseguo in avanti. In automatico toglie anche il freno di stazionamento perché è elettrico, e siamo già, come vedete, pronti all'utilizzo tranquillamente. Nello smanettino che abbiamo qua sotto, dove vi dicevo prima, schiacciando compaiono 3 modalità. Ok, quindi c'è la normale, la range e la Sherpa. Allora la Sherpa è quella dove praticamente toglie tutto il superfluo, quindi anche la climatizzazione, in modo da estendere al massimo il chilometraggio con la batteria, mentre il normale e tranquillamente non è frenato, mentre se andiamo su range ha la frenata rigenerativa. Infatti come molliamo l'acceleratore frena e rigenera molto, e si riesce a guidare anche con un pedale. A me la guida, sapete che a me piace molto questa guida qua. Devo dire che ho anche apprezzato l'infotainment, mi piace molto, fatto molto bene, si può personalizzare come dicevo in tutti i modi. Oltretutto, cosa simpatica, fa vedere, a diversità di altre auto ho notato che fa vedere sì la batteria che va a dare l'alimentazione al motore per muoversi, ma fa vedere anche che dà l'alimentazione ai servizi, in questo caso al riscaldamento, al clima. Come vedete qua abbiamo il consumo
istantaneo del clima, che in questo momento consuma 2 kW, e vedete che mentre io accelero ovviamente va anche a consumare, in base alla mia accelerazione, il kilowatt del motore, e nel momento che rilascio vedete che va invece vedete che c'è il meno, va a recuperare questi kilowatt da immagazzinare nella batteria. Cosa che ho trovato anche molto simpatica, molto bella, e devo dire anche comoda, un po' fuori dagli schemi, dietro qua di solito dove ci sono le palette dei cambi, in realtà abbiamo il tasto come vedete lì, del volume della radio. Possiamo alzarlo, abbassarlo, il tasto mute, e da questa parte di qua invece le varie ricerche sempre della radio, oppure delle tracce, in base se mettiamo qualcos'altro. E devo dire che mi è piaciuto parecchio questa funzione. Come potete vedere possiamo anche avere mezzo e mezzo, e come vi stavo spiegando, che vi dicevo prima, abbiamo anche Alexa, abbiamo veramente un sacco di app, e quella anche carina, abbiamo anche l'app del meteo, principalmente progettata per la città. Devo dire che anche nei tratti extraurbani, io abitando fuori da Torino, come avete visto negli altri video, la uso principalmente sulle strade extraurbane, quindi la velocità ovviamente è più elevata e il chilometraggio alle volte è anche più lungo. Devo dire che non ho mai avuto l'ansia e la paura di rimanere a piedi senza autonomia, perché comunque ci consente di avere un'autonomia sufficiente per la giornata, nel senso tranquillamente, senza avere questa problematica. Altro aspetto positivo di questa auto, a parte la facilità di guida, che io trovo veramente molto semplice da guidare, una silenziosità tutto sommato molto elevata, devo dire, perché a qualsiasi velocità si sente sempre solo il rotolamento dei pneumatici, mentre il flusso dell'aria devo dire che è praticamente quasi assente. Molto morbido e ben preciso lo sterzo. Anche le sospensioni devo dire che sono state tarate in maniera molto confortevole. Infatti quando prendiamo un buco, un dosso, qualsiasi cosa, devo dire che attutisce molto bene e non ha nessuna problematica. Solita prova di accelerazione, pronti, giù tutti i kilowatt, un leggero sgommamento perché ovviamente comunque va, ragazzi, cioè devo anche mollare perché veramente è un fulmine, arriva subito ai 100 all'ora, ma non te ne accorgi neanche, talmente progressiva. Devo dire che è veramente bella da guidare, e la tenuta anche qua nulla da dire perché come imposti la curva la tiene egregiamente. Molto devo dire veramente molto positiva questa auto, mi piace veramente un sacco, anche perché essendo così piccola sembra di guidare quasi un go-kart, è molto divertente. E poi guardate come si schiaccia il pedale, prende subito una maniera impressionante la velocità, guardate che roba, sembra una piccola Tesla. Io vendo la Tesla, devo dire che questa qua mi sembra una Tesla in miniatura, devo dire che mi dà le stesse sensazioni, ve lo giuro, bella. Un'altra cosa che mi ha veramente stupito di questa auto è la frenata, ha una frenata veramente fantastica, siamo praticamente 80 all'ora, guardate ragazzi, e non ho schiacciato tutto, vi devo dire che frena da paura. Riproviamo una velocità più bassa, 60 all'ora. No ragazzi, cioè ha una frenata micidiale, vi assicuro che c'ha una frenata micidiale, frena veramente da Dio. Se mi dicessero quest'auto tu la vorresti comprare, io risponderei sì, perché mi dà emozioni sia guardandola che anche guidandola. Devo dire che mi ha veramente colpito e mi piace veramente un sacco, e devo dire che Fiat in questo caso, essendo la prima elettrica, ha fatto veramente dei grandissimi miglioramenti. Devo fare i complimenti che finalmente vedo una macchina fatta bene, curata bene, nonostante che sia una macchina di categoria utilitaria, e devo dire che è tutto al posto giusto. Brava Fiat. Molto funzionali sono anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la retrocamera, come vedete si vede veramente bene, e anche questa ci fa vedere dove noi andiamo manovrando il volante, e andando in avanti o indietro, come possiamo vedere, compare dal quadro più grande
e ci avvisa appunto dell'ostacolo. Devo dire ben fatti anche questi. Vediamola con la illuminazione notturna, pannello porta con il pulsante dell'apertura, pulsanti laterali, volante con pulsanti anche questi ovviamente illuminati, display del contachilometri, display centrale, comandi climatizzatore, comandi del cambio e tunnel centrale, porta laterale e spia airbag sopra. Posteriormente nulla. Fari posteriori, fari anteriori e illuminato anche lo sportello di ricarica. Anche con la batteria, nonostante ci sia la pioggia, la neve, come potete vedere, possiamo caricarla tranquillamente senza prendere la scossa. Nella 500 possiamo caricarla in due modi, quindi in corrente alternata 3 kW a casa, oppure se abbiamo una wall box arriviamo fino a 7 kW, oppure 11 se abbiamo un trifase e dalla colonnina uguale. E con la corrente continua, in questo caso qua nella versione 42 kW di batteria come questo possiamo caricarla fino a 85 kW, mentre nella versione più piccola da 24 kWh la batteria possiamo caricarla in 50. Basterà semplicemente mettere il cavo e ci darà, come vedete qua, inizierà a fare la ricarica. Come vedete sta lampeggiando l'ultima spia perché è quasi carica. Per toglierlo basterà schiacciare il pulsantino e sbloccherà la pistola. Ok? Al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!